Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Crumezin So.Se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento 16 marzo 2022. Cos'ha Crumezin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Crumezin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Crumezin? Crumezin è un farmaco a base del principio attivo cefazolina sodica, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di prima generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda So.Se.Pharma SRL. Crumezin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Crumezin Immunoflac 1G più Fiala 4 ml Solv. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: So.Se.Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: cefazolina sodica. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: infezioni sostenute da germi sensibili a carico dell'apparato respiratorio, dell'apparato genito-urinario, delle vie biliari, della pelle e dei tessuti molli, delle ossa e delle articolazioni. Endocarditi, flebiti, tromboflebiti, peritoniti, sepsi puerperali, setticemia. Posologia: leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Adulti. Il dosaggio usuale di cefazolina di 1,3 g/die, da suddividere in 2-3 somministrazioni uguali a seconda del tipo e della gravità dell'infezione, come riportato nella seguente tabella. Dosaggio negli adulti. Tipo di infezione. Dose. Frequenza. Polmonite pneumococcica 500 mg ogni 12 ore. Infezioni lievi causate da ceppi sensibili di cocchi gram positivi 500 mg ogni 8 ore. Infezioni acute e non complicate del tratto urinario 1 g ogni 12 ore. Infezioni da moderate a gravi 0,5-1 g ogni 6-8 ore. Infezioni molto gravi, con pericolo di vita, esempio endocarditi e setticemie 1,5 g ogni 6 ore. In casi eccezionali sono state utilizzate dosi di cefazolina fino a 12 g/die. Bambini. Il dosaggio totale giornaliero consigliato è di 25-50 mg/kg di peso corporeo, da suddividere in 3-4 somministrazioni uguali. Ciò risulta efficace nel trattamento della maggior parte delle infezioni lievi o moderatamente gravi. Il dosaggio totale giornaliero può essere aumentato fino a 100 mg/kg di peso corporeo nelle infezioni gravi. Non essendo nota la sicurezza di impiego nei prematuri e nei neonati di età inferiore a 1 mese, non si raccomanda la somministrazione di cefazolina in questi pazienti. Linee guida per il dosaggio pediatrico. Peso corporeo 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, ogni 12 ore 25 mg/kg di peso corporeo al giorno in 2 somministrazioni 63 mg, 125 mg, 188 mg, 250 mg, 313 mg, ogni 8 ore 25 mg/kg di peso corporeo al giorno in 3 somministrazioni 42 mg, 85 mg, 125 mg, 167 mg, 208 mg, ogni 6 ore 25 mg/kg di peso corporeo al giorno in 4 somministrazioni 31 mg, 62 mg, 94 mg, 125 mg, 156 mg, ogni 12 ore 50 mg/kg di peso corporeo al giorno in 2 somministrazioni 125 mg, 250 mg, 375 mg, 500 mg, 625 mg, ogni 8 ore 50 mg/kg di peso corporeo al giorno in 3 somministrazioni 83 mg, 166 mg, 250 mg, 333 mg, 417 mg, ogni 6 ore 50 mg/kg di peso corporeo al giorno in 4 somministrazioni 63 mg, 125 mg, 188 mg, 250 mg, 313 mg, ogni 8 ore 100 mg/kg di peso corporeo al giorno in 3 somministrazioni 167 mg, 333
433 mg, 500 mg, 667 mg, 833 mg, ogni 6 ore 100 mg/kg di peso corporeo al giorno in 4 somministrazioni, 125 mg, 250 mg, 375 mg, 500 mg, 625 mg. Aggiustamento della posologia in pazienti con insufficienza renale. Nei pazienti con insufficienza renale le dosi vanno opportunamente ridotte in funzione del grado di compromissione renale, come riportato nella seguente tabella. Dosaggio nell'insufficienza renale. Insufficienza renale. Clearance. Creatinina ml/min. Creatininemia mg%. Dosaggio. Intervallo di somministrazione. Adulti. Lieve a 0 yen 55 a 1,5. Dosi piene 6, 8H. Moderata 35, 54, 1,6, 3,0. Dosi piene a 0 yen 8H. Marcata 11, 34, 3,1 a 4,5. 50% dose 12H. Grave a 10 a 0 yen 4,6. 50% dose 18 a 24H. Bambini. Lieve a euro moderata 40, 70, 60% dose 12H. Moderata 20, 39, 25% dose 12H. Grave 5, 19, 10% dose 24H. NB. Nelle infezioni di particolare gravità si consiglia una dose di carico appropriata prima di procedere alla riduzione dei dosaggi come sopra riportato. Uso in pazienti in emodialisi peritoneale. Vedere paragrafo 5, 2. Uso nella profilassi perioperatoria per prevenire le infezioni post-chirurgiche in interventi a rischio di potenziale contaminazione batterica. Il dosaggio raccomandato a 1 gm somministrato da 30 a 60 minuti prima dell'intervento. Per interventi lunghi, esempio 2 ore o più a 0,5-1 gm durante l'intervento, da modificare in accordo con la durata dell'operazione. 0,5-1 gm ogni 6-8 ore per 24 ore dopo l'operazione. È importante che 1. La dose iniziale venga somministrata da mezz'ora ad un'ora prima dell'inizio dell'intervento per garantire adeguati livelli ematici e tissutali dell'antibiotico al momento dell'incisione. 2. Se è molto probabile l'esposizione ad agenti patogeni, la cefazolina venga somministrata ad intervalli regolari durante l'intervento per garantire livelli ematici costanti. 3. L'impiego di cefazolina a scopo profilattico termini entro 24 ore dalla fine dell'intervento. 4. Negli interventi chirurgici dove il prodursi dell'infezione può risultare particolarmente devastante, esempio operazioni a cuore aperto, impianti di artroprotesi, la profilassi con cefazolina possa continuare per 3-5 giorni dopo l'intervento. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità al principio attivo, alla penicillina, cefalosporine e altri antibiotici beta-lattamici o ad una qualsiasi degli eccipienti, alla lidocaina ad altri anestetici locali di tipo amidico. Controindicato nei prematuri e nei neonati al di sotto di 1 mese. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In caso di marcata insufficienza renale la posologia delle cefalosporine deve essere opportunamente ridotta sulla base delle prove di funzionalità renale. Clearance della creatinina. Dose, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La concomitante somministrazione di probenecid può ridurre l'escrezione renale delle cefalosporine, i cui livelli ematici risulterebbero perciò aumentati e persisterebbero più a lungo. Una reazione falsamente positiva per la glicosuria, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Cromazin insieme ad altri farmaci come Eurosaluneb, compresse rivestite a euro, Euroslobidur, compresse rivestite a euro, Euroslobivon a euro, Eurosnebicard a euro, Eurosnebilox a euro, Eurosnebiscon a euro, Eurosnebivulolo Abc a euro, Eurosnebivulolo Altera a euro, Eurosnebivulolo Aurobindo Italia a euro, Eurosnebivulolo Doca a euro, Eurosnebivulolo Ega a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide accorda a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide doc generica a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide ega a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide milana a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide sandoza a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide teva Italia a euro, Eurosnebivulolo crca a euro, Eurosnebivulolo milan Italia a euro, Eurosnebivulolo pensa a euro, Eurosnebivulolo sandoza a euro, Eurosnebivulolo suna a euro, Eurosnebivulolo tecnicina a euro, Eurosnebivulolo teva Italia a euro, Eurosnebivulolo zentiva a euro, Eurosnobistar a euro, Eurosnobizide, compresse rivestite a euro, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Cromezin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cromezin durante la gravidanza e l'allattamento? Non esistono studi adeguati e ben controllati effettuati su donne gravide, per cui questo farmaco, durante la gravidanza, dovrebbe essere usato solo in casi di effettiva necessità. La somministrazione di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono descritti effetti sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati: reazioni di ipersensibilità, orticaria, prurito, eruzioni cutanee, maculopapulari, eritematose o morbilliformi, febbre e brividi, reazioni simili malattia da siero, febbre, orticaria, artralgia, edema e linfoadenopatia, eosinofilia, artralgia, edema, eritema. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Segni e sintomi. Segni e sintomi di tossicità per sovradosaggio di cefazolina possono includere dolore, infiammazione e flebite nel sito di iniezione, senso di mancamento, parestesie, cefalea. Il sovradosaggio con alcune cefalosporine può scatenare convulsioni, particolarmente in pazienti con insufficienza renale nei quali può verificarsi un accumulo del farmaco. Alterazioni dei parametri di laboratorio. Aumento della creatininemia, dell'azotemia, degli enzimi epatici e della bilirubina, positività al test di Coombs, trombocitosi, trombocitopenia, eosinofilia, leucopenia ed allungamento del tempo di protrombina. Trattamento. Nel trattamento del sovradosaggio, considerare sempre la possibilità che possa trattarsi di sovradosaggi multipli, di interazione tra farmaci o di una particolare farmacocinetica nel paziente. Se insorgono convulsioni, interrompere immediatamente la somministrazione del farmaco e, se clinicamente indicato, effettuare una terapia anticonvulsivante. Garantire la pervietà delle vie aeree del paziente e sostenere la ventilazione e la perfusione. Monitorare attentamente e mantenere, entro limiti accettabili, i segni vitali del paziente, l'emogasanalisi, gli elettroliti sierici e K-euro. In casi di grave sovradosaggio, specialmente nel paziente con insufficienza renale, può essere utile l'impiego combinato dell'emodialisi e dell'emoperfusione, dopo il fallimento di terapie PA conservative. Non esistono, comunque, dati certi a supporto dell'efficacia di tale approccio terapeutico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri antibatterici beta-lattamici. Codice ATC. Ilunga 01DB04. Attività antibatterica. La cefazolina agisce inibendo la sintesi della parete cellulare batterica. La sua azione di tipo battericida si manifesta su numerosi germi gram positivi. Proprietà farmacocinetiche. Somministrata per via parenterale nell'uomo, la cefazolina raggiunge rapidamente i massimi livelli ematici e si mantiene in concentrazioni utili per 8-12 ore. Il legame con le proteine plasmatiche ADL, dati preclinici di sicurezza. I dati della tossicità acuta, studiata in varie specie animali e per diverse vie di somministrazione, indicano che la cefazolina ha priva di effetto tossico alle dosi terapeutiche. Con somministrazioni, elenco degli eccipienti, fiala solvente, acqua per preparazioni iniettabili, lidocaina cloridrato. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.